Ave Legionari, domani è Ferragosto. Questo è un video estivo, come vedete dal motivo floreale della camicia. E allora però ci facciamo una domanda interessante, cioè dove gli antichi romani andavano in vacanza, quali destinazioni sceglievano. Effettivamente, indagando nelle fonti antiche, nei racconti, nelle poesie, trovando anche dei frammenti nella lettura ripetuta delle fonti antiche, si capisce dove i romani andavano in vacanza. Quindi oggi vi elencheremo tutti i luoghi di villeggiatura degli antichi romani e vi spiegheremo perché sceglievano esattamente quelle destinazioni. Prima di cominciare vi dico una cosa importante. Come sapete ho un fratello, Alessandro Trizio, che da anni si occupa di geopolitica e lo fa a ragion veduta perché ha una capacità, vi posso dire, di capire come le situazioni evolvono nel futuro, dove le situazioni vanno a parare, e quindi ha una grande capacità di comprensione della geopolitica e ha lanciato il marchio Allground, portale di analisi sulla geopolitica e il cyber warfare. Iscrivetevi alla pagina Facebook di Allground o al canale YouTube di Allground per avere tutte le notizie e le analisi aggiornate per capire meglio il mondo di oggi con la stessa serietà e preparazione di Scriptamanent. Nel primo commento trovate il link per scoprire e iscrivervi a questo nuovo grande progetto guidato da Alessandro. Anzitutto bisogna capire il concetto di vacanze. I romani avevano sviluppato una cultura delle vacanze che, possiamo dire, anticipava in molti modi i nostri moderni concetti di turismo. L'aristocrazia romana, già dal periodo della Tarda Repubblica, si ritirava regolarmente dalla città per sfuggire al caldo e alla vita frenetica di Roma e cercava proprio il cosiddetto otium, cioè il tempo libero dedicato ai piaceri intellettuali e fisici. Quindi bisogna anzitutto capire il concetto di otium romano, che era molto diverso dalla nostra moderna concezione di vacanza, tempo libero. Per l'aristocrazia romana l'otium rappresentava uno spazio privato per lo sviluppo spirituale, creativo e intellettuale. Cioè durante questi periodi i romani si dedicavano alla filosofia, alla letteratura, alle discussioni con gli amici, coltivavano le arti e quindi questo portava a un accrescimento e a un miglioramento personale importante. Questo era ovviamente un lusso prevalentemente riservato alle classi privilegiate, ma faceva parte della loro cultura. Cicerone, per esempio, sviluppa nei suoi scritti il concetto di otium cum dignitate, cioè non è la semplice pigrizia. Per Cicerone questo tipo di tempo libero rappresentava in realtà una sorta di ricompensa ben meritata del proprio lavoro che poi permetteva una carriera di azione, successi, obiettivi raggiunti. Quindi non c'era un perseguimento egoistico del piacere, c'era una vita dedicata al servizio allo Stato che aveva poi un premio. Ecco perché le vacanze per i romani avevano una importanza molto più profonda rispetto ai giorni nostri. Anzitutto, la destinazione più celebre e alla moda era senza dubbio Baie. C'era una cittadina sulla costa nord-occidentale del Golfo di Napoli che anche il poeta Orazio definiva con delle parole memorabili. Nessuna baia al mondo supera la bella Baie. E i romani andavano a Baie perché anzitutto era una località che aveva tutto quello che si poteva desiderare da una vacanza perfetta. Sorgenti sulfuree naturali, generate dall'attività vulcanica sotterranea, che erano anche considerate terapeutiche e rigeneranti. C'era il clima mediterraneo, con il mare scintillante, il tempo mite, la vegetazione rigogliosa, cioè creava un ambiente ideale per il relax. Ma Baie era anche famosa per la sua attività mondana, anche a volte anche sfrenata. Si potrebbe considerare la Las Vegas dell'antichità, se vogliamo fare una battuta. C'è un luogo dove fare baldoria, fare i banchetti, flirtare, divertirsi. I giovani romani la sera prendevano le cortigiane su delle barchette eleganti e si divertivano nella baia fino al mattino. Possedere una villa a Baie era anche poi indispensabile
per chi apparteneva ai circoli più importanti di Roma. Era diciamo una dichiarazione di ricchezza, bisognava avere a tutti i costi una villa a Baie, era quasi richiesto. Le terme naturali avevano un fascino particolare per i romani, perché questi univano il piacere ai benefici per la salute. A Baie, per esempio, erano state costruite le fondamenta di alcune terme direttamente nel mare, così da poter nuotare in alcune piscine riscaldate naturalmente. Le terme, tra l'altro, non erano solamente luoghi per lavarsi, erano centri di vita sociale dove si praticavano le attività ricreative, si facevano anche affari, si coltivavano relazioni politiche anche importanti. Più in generale, l'intero Golfo di Napoli era la meta privilegiata dai romani perché era l'antitesi perfetta della vita urbana. Per esempio, il poeta satirico Giovenale dice: «Io stesso valuterei di più un'isola sterile al largo piuttosto che il calore urbano di Roma. Lo squallore e l'isolamento sono mali minori rispetto a questo incubo senza fine di incendi e case che crollano tipiche della Roma città». E quindi qua c'era la brezza salata del mare che sostituiva lo squallore e il tanfo della capitale. Il paesaggio era spettacolare. Anche il geografo Strabone diceva: «Il golfo era trapuntato di città, edifici, piantagioni unite tra di loro, che sembrano essere una sola grande metropoli». E qui i romani potevano affittare di nuovo piccole barche per andare al mare, visitare l'anfiteatro per vedere i combattimenti gladiatori, passeggiare nei parchi, anche visitare il porto di Pozzuoli. Quindi, come vedete, si tratta di una delle principali località, forse la scelta prima di qualsiasi antico romano che voleva rilassarsi e rigenerarsi. Poi c'erano delle località, Stabie, Pompei ed Ercolano, che erano molto apprezzate perché offrivano, diciamo, una combinazione perfetta tra lusso e bellezza naturale. C'era il clima piacevole della regione, che rendeva queste destinazioni di vacanza meravigliose per tutto l'anno. Anche le ville erano progettate per massimizzare le vedute spettacolari sul Golfo di Napoli e anche sul maestoso Vesuvio, ovviamente prima dell'incidente, prima della tragedia. Come riporta Plinio il Giovane nelle sue lettere, i romani amavano le escursioni in barca, andavano attraverso il mare, gli incontri serali per le cene a base di ostriche e, mentre ammiravano il tramonto, conversavano. Poi, quando arrivava il caldo estivo più intenso, allora i romani si spostavano dalla costa. Per esempio c'era Tivoli, che era una destinazione prediletta perché offriva calma, fresco, comfort. Addirittura le camere da letto erano sempre ombreggiate tutto il giorno. Poi c'erano i portici che venivano scavati per garantire più ombra e la freschezza. Anche i giardini, tutti i cortili avevano delle fontane, dei laghetti, bagni freddi e caldi, le piscine, a volte anche riscaldate. Erano considerati, diciamo, dei comfort necessari per una bella villeggiatura. Poi c'era Tusculum, a soli 25 km da Roma, che nel tempo diventa essenzialmente una città tipo resort per i ricchi e i potenti. I romani sceglievano Tusculum perché era abbastanza vicina alla capitale per poterci andare frequentemente, ma abbastanza lontano per sentirsi veramente in vacanza. Per i viaggi più avventurosi, invece, soprattutto durante l'epoca imperiale, i romani andavano fino in Egitto, perché erano attratti, diciamo, dalla terra esotica e dalla terra straniera. Visitavano i siti come le piramidi, le città come Alessandria o Luxor, che erano meravigliose per ammirare delle civiltà ancora più antiche di Roma. Per esempio c'è una toccante testimonianza di questo turismo che arriva da Terenzia, una donna romana che incise sulla facciata calcarea della grande piramide una commovente poesia per il fratello appena morto. Dice: «Ho visto le piramidi senza di te, mio carissimo fratello, e qui ho versato tristemente lacrime per te, che è tutto quello che potevo fare». Quindi vedete anche dei momenti di grande commozione. C'era poi la Grecia, altra meta irresistibile per i romani, che cercavano siti di importanza culturale e storica. C'erano un sacco di templi greco-romani, e quindi questi partecipavano ai giochi atletici come le Olimpiadi. C'erano i giochi pitici e quelli di Delfi, i giochi olimpici, che erano tra i 4 giochi panellenici dell'antica Grecia, che attiravano ovviamente anche i romani. Questi turisti cercavano famosi retori o insegnanti e quindi univano di nuovo il piacere del viaggio all'arricchimento culturale. Gli antichi romani, in sostanza, sceglievano le loro destinazioni di vacanza per ragioni molto simili alle nostre, cioè
sfuggire al caldo, allo stress della vita urbana, godere di paesaggi naturali, paesaggi spettacolari, praticare attività rilassanti, socializzare con i propri pari. E quindi poi, quando era possibile unire il piacere all'utilità, attraverso le cure termali, chiaramente i romani eleggevano quella destinazione come qualcosa di irrinunciabile. Quindi non sappiamo dove voi siate andati in vacanza, ma sappiate che se volete progettare le vacanze future, volete copiare gli antichi romani, queste sono certamente le più belle destinazioni che i grandi romani sceglievano per le loro vacanze. Ora vi minacciamo per iscrivervi al canale di Scripta Manent. Vi elaboriamo una minaccia. Come vi minacciamo? Leggero. Una cosa leggera. Vi facciamo una cosa leggera? Sì, vi affoghiamo nelle terme, sì. Iscrivetevi, se no vi affoghiamo nelle terme. Mi sembra una cosa assolutamente modesta, sì. Ecco. È amichevole, sì. Ecco. Adesso lo produciamo al momento, così sono più è neorealismo, è fatto al momento. Iscrivetevi, se no vi affoghiamo.